Buongiorno a tutti quanti. Oggi barbaccia assassina. Andiamo ad affrontare con uno dei più bei rasoi che ho, che è il Colonial Silversmith, e proviamo ad armarlo con una lametta che ce li da un bel po' e che non l'ho mai provata. Mercure Platinum Stainless. Mercure Super. Come pennello andiamo a provare questo HK. Costa un bel po', vediamo come funziona. Il manico, ve lo dicono, è niente di che, è proprio uno stampo, si vede perfino qua, tipo la bavetta dello stampo. Ma aspettavo qualcosa di più perché costa 60-70 euro, nei negozi anche 80 lo trovi. Vediamo com'è il ciuffo come sintetico almeno. In più proviamo anche un altro marchio che dovevo ancora testare da un po'. Eccolo qua. OZ Shaving, Bourbon e tabacco. Vediamo com'è. Speriamo vada tutto bene perché di solito quando testo un prodotto nuovo ci metto un po' di furbetto oggi, guarda. Non mi piace mai mischiare troppo, cioè nel senso mettere troppe variabili che non conosco, tipo mali della vetta o roba del genere. Però oggi ho voglia di fare così e lo faccio. Vada come vada. Peccato che questo rasoio non sia più in produzione, però il produttore dice che praticamente uscirà quest'anno con un nuovo modello. Vedremo, magari. Peccato perché fare meglio di così si può sempre migliorare, però non sarà assolutamente facile. Ok, intanto ho prelevato un tot, vediamo come lavora questo ciuffo. Profumazione, io ci sento il classico tabacco e vaniglia di Tom Ford. A casa ho anche l'originale io, come profumo. L'originale ha sempre un passetto in più, però è anche normale che sia così. Su questi qua si sente un po' di più il cioccolato, si sente un po' di più la vaniglia, ma anche su quello di Tom Ford io sinceramente non so dove sia il tabacco, Penso che io il tabacco non ce lo sento. E parlo da ex fumatore, quindi. Allora, ciuffo morbido. Ha un bel backbone però. Nel senso che dovete premere un po' per sentirlo bene in viso ed è una bella cosa. Che si apra bene in viso. Però risulta davvero una coccola. Quello che mi piace è che mi dà la sensazione di morbidezza, ad esempio, del mio 400 Plisoft della Razorok, però in più c'ha, secondo me, un po' più di spina dorsale. Non tanto, ma un po' di più sì.
quindi anche con barba un po' più... Meglio mettere acqua però ragazzi, guardate come lavora. Sapone. Mi sembra già tanta roba. Vediamo come vanno ste lame e sto rasoio. Allora, le lame sembra che taglino abbastanza, però bisogna dire che questo rasoio qua praticamente va bene quasi qualsiasi lama, però sento come tante altre Platinum sul mio viso, avendo un pelo molto grosso, che tirano un po' il pelo, Dopo magari in seconda terza passata non si sente più. Però io sento che prima di tagliare il pelo lo aggrappa. E non è una bella cosa, non è una bella sensazione. Vedete, sentite, guardate. Cioè, fa proprio fatica a tagliare il pelo. O dopo magari non avete un pelo duro come il mio, e magari per voi tagliano benissimo. Dopo, per carità, le mete sono molto soggettive, perché a me è capitato di gente che le mete che magari per me sono molto taglienti e su qualcuno non tagliano, dicono che non tagliano. Però poi magari mi succede che nella meta che per loro taglia non taglia a me. Quindi questi sono dei misteri che non lo so se lo capiremo mai. Diamo l'obliquo. Ecco, già adesso la sensazione di tiraggio del pelo non ce l'ho più, ma è anche vero che adesso c'è poco pelo, quindi bisogna vedere nella fase di finitura cosa mi lascia in viso, che profondità di taglio che mi danno. Vedete, io ho il pelo che mi cresce così e per avere più profondità di taglio faccio dei passaggi diagonali in modo da arrivare al contropelo con meno pelo possibile, cosa che nella zona collo a me aiuta tanto. Profumazione bella, bella spinta, in rasatura si sente davvero molto bene, piacevole. Prendo un altro po' di sapone.
Comunque un impasto del sapone abbastanza duro, almeno questo. Veramente una coccola in viso sto pennello qua. Dico la verità che mi sta piacendo molto. Quasi quasi mi sa che questo qua, anche per una comodità del manico, mi andrà a soppiantare il 400 Pli Soft che ho nero. Che fino adesso non avevo mai trovato un sintetico morbido, ma però che abbia delle prestazioni decenti. Questo me lo soppianta proprio. Parlo di quello col ciuffo nero. Comunque sto sapone qua, scorrevolezza fantastica, non ti fa sentire la lama, tanta roba ragazzi, tanta roba. Parlavo di questo, eccolo qua. 400 Pli Soft col ciuffo nero, morbidissimo, ma questo qua mi piace ancora di più, questo ciuffo, perché è morbido uguale, ma ti dà un po' più di massaggio comunque, più piacevole, però le setole hanno la stessa morbidezza. Le mette molto dolci nel taglio, però fanno un po' fatica a tagliare, ecco, fanno un po' fatica, comunque sento andare in profondità. Dopo devo dire che su sto rasoio qua, che mi permette anche di spingere, magari porto a casa lo stesso risultato senza grossi problemi, però nella meta così di squadri rasoi rischi di farti male perché insisti e comunque le lamette sono una cosa totalmente soggettiva, c'è poco da fare, vanno provate sul proprio viso, perché anche la lametta migliore per me potrebbe essere proprio la peggiore anche per te. Le due lamette che hanno riscosso più successo fino ad oggi sono le Nacet, nel Super Iridium e del Muster Super Platinum pacchetto nero. Ma non per tutti, cioè c'è qualcuno che non si è trovato bene e quindi eh, la certezza non ce l'avete mai finché non le provate. Bene, ritocchini. Sapone fantastico ragazzi, cioè anche senza esagerare con l'acqua, anche se è un tagliovato, però sempre ottima scorrevolezza, grandissima protezione. Dopo vediamo quel post rasatura, ma qua siamo a livelli dei top americani, ragazzi miei, veramente top.
Ste le mette qua. Non fanno per la mia barbaccia. Per fortuna che ho usato sto rasoio, ma se avessi usato qualche altro rasoio, il BBS non ci sarei mai arrivato. È che questo qua mi sta permettendo di spingere oltre il consentito. Perfetto. E veramente per farsi un red point con questo rasoio qua, non lo so che cosa bisogna metterci su. E c'è un gap di 0,95 con esposizione leggermente positiva, c'è sulla carta questo rasoio qua è micidiale, cioè proprio aggressivo, e invece ragazzi miei è di una dolcezza e di una profondità di taglio che è qualcosa di forse unico. Perché anche il charcoal sì è spettacolare, magari mi emoziona anche di più, però il comfort e la profondità di taglio che mi dà sto rasoio qua è unico. Unico, unico. Qua qualche micro red point, ma ragazzi miei, cioè, ho insistito con una lametta che ha dei limiti. Come after mi godo solo il suo, non vado a mettere astringenti né niente, così vediamo com'è. Bello, bello pulito, limpido. Buono, 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 mi piace. Buono, non brucia e l'alcol è al primo posto, quindi è una bella cosa. Lo senti molto lenitivo dentro aloe, witch hazel, fragrance, camomilla, sodium lactate e lantoin. Tanta roba, un bel set, veramente un bel set. Bel set, super BBS, ma super. BBS raggiunto nonostante le lamette. Tanta roba. Un bel set ragazzi. OZ Shaving, se lo beccate da qualche parte, un gran bel set. Questo fa parte dei set sicuramente da tenere in considerazione. La profumazione sull'after va un po' a cambiare. Il sapone proprio sembra il solito Everford, tipo di stili, quindi tabacco e vaniglia di Tom Ford. L'after è ancora meglio, cioè a me piace di più questo che il tabacco e vaniglia, veramente buono, forse viene fuori un po' di più il bourbon anche, o comunque forse veramente qualche nota tabaccosa anche, veramente fantastico. HK, bello, mi è piaciuto, un bel pennellino, peccato che costa una follia, cioè dovrebbe costare massimo 25 euro per come è fatto, ma il massimo invece ne costa 50-60, quindi non lo consiglierei mai, piuttosto vada come vada, compratevi il 400 Pli Soft se volete un sintetico molto dolce in viso, ma molto delicato in viso, ma che comunque lavora bene. Questo sarebbe migliore come ciuffo, però il prezzo che costa no. Se mai lo trovate usato come l'ho trovato io, usato una volta a 25-30 euro, prendetelo, perché se vi piacciono i pennelli morbidi, che comunque un po' di massaggio te lo fanno, ma che sono una carezza in viso, questo qua è fantastico. Bene ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ehi, iscrivetevi, lasciatemi un like. Bye bye!